Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video direttamente da Biagino. Buongiorno dal mio Merdem Guidante preferito. Appoggiato così, pronti alla guida, stiamo andando verso Matera, direzione Matera. Ci eravamo lasciati nell'ultimo video a Castellaneta, abbiamo rimesso in moto il Biagino e adesso stiamo percorrendo questi ultimi 30 km che ci separano, perché Castellaneta era proprio a metà tra Taranto e Matera, appunto. Matera che è in Basilicata. Tutti i nomi giusti, oh. Li ho beccati tutti, sì. Tra poco arriviamo in Basilicata, finora eravamo in provincia di Taranto. Sì, quindi lasciamo la Puglia, entriamo in Basilicata. Per ora, perché poi in realtà vogliamo tornare in Puglia. Per ora, Matera... se dove vuoi andare? Torna Andrea! Torna Andrea! Cioè pugliese e bergamasco in una sola frase, venute male tutte e due. Va bene ragazzi, iniziamo bene questo video. Matera, arriviamo! E benvenuti a Matera ragazzi. Allora, questa qui non è né una cartolina né la scenografia di un film, è proprio la realtà, ma non riusciamo ancora a crederci. Adesso rimaniamo qua un attimo a osservarla per bene perché sembra finta. No, ragazzi, non è un cartonato, è veramente quello che abbiamo davanti, sì. Giuro. Matera è famosa in tutto il mondo per i sassi. I sassi sono i due quartieri che vanno a comporre il centro storico della città e sono delle costruzioni rupestri perché sono state fatte proprio all'interno della roccia, a partire dalla roccia stessa, una roccia tipica della Murgia, di questa zona appunto della Basilicata. L'effetto ottico è quello che vediamo davanti a noi, ci sono tutta una serie di scale che salgono e scendono, un vero e proprio labirinto in cui ci si perde anche molto facilmente. Noi in realtà ci stiamo un po' perdendo, no? Anche noi in questi vicoletti, e tra l'altro Matera è la prima città nel sud dell'Italia che è stata inserita nel patrimonio dell'UNESCO proprio per questa cosa. Abbiamo fatto tutti i vicoletti della città vecchia e siamo sbucati dall'altra parte. Guardate che cosa c'è qui proprio dietro la città. Questo è un canyon o gravina, ecco, non so se in italiano materese o pugliese, non lo so. Questo canyon, i canyon in generale in Puglia si chiamano gravine, e guardate che immagine davanti a noi. Da quel lato c'è una parte della città ancora più scavata nella roccia, forse di altre epoche, ma chiederemo all'esperta. E da questo lato, guardate, ci sono quelle grotte che sono anche delle chiese scavate nella roccia. È un po' il motivo per cui Matera è conosciuta anche come Cappadocia d'Italia. Adesso vorrei sapere se la signora Angela... La signora Angela. La signora Angela sta diventando signora. No, Ci sa raccontare qualcosa in più dal punto di vista storico? Sì, allora questo è uno degli insediamenti più antichi dell'umanità, perché sono state ritrovate tracce che appartengono addirittura al Paleolitico. Vuol dire che nel corso di tutta la storia l'uomo ha cercato di lavorare questa pietra adattandola agli stili architettonici della sua epoca. Per questo si trovano tutti questi diversi stili proprio scavati all'interno di questa roccia molto bella e molto malleabile. Intanto io, guarda, faccio un po' questa perché è troppo bello quello che abbiamo attorno, quindi mi giro un po'. Se hai qualcos'altro da dire, bene, e adesso ho girato anche la camera di nuovo da questo lato fantastico, e anche di là, Madonna, a 360 gradi, ragazzi, io non so. Cioè la natura e l'uomo insieme sono riusciti a costruire questa meraviglia.
quartiere più antico di Matera si chiama Civita e è costruito su una collina che è a 400 metri sul livello del mare e si trova esattamente a metà tra i due sassi, no? Che sono l'attrazione principale della città. I due sassi hanno questi nomi: il sasso barisano, che è così chiamato perché è costruito sulla strada che in passato portava verso Bari, e il sasso caveoso, che invece si chiama così perché la forma richiama quella della cavea di un teatro, e in questo sasso è quello che ha le case nella grotta che sono rimaste praticamente intatte. Ci sediamo un attimino con questa roba davanti, mamma mia! Da un lato questa vista, dall'altro la cattedrale. Vabbè. Sembra finta questa città. Sembra finta. Prendiamo anche un po' di fresco. Siamo anche un po' stanchini e provati, perché in realtà è la seconda città che vediamo, perché stamattina abbiamo visto Castellaneta e ci siamo fatti tutto il museo di Rodolfo Valentino. Poi adesso siamo venuti qui a Matera. Quindi siamo belli stanchi, ma stiamo facendo il pieno. Stanchi ma felici. Il un attimo, pieno ragazzi, di bellezze. Devo riprendere e farvi vedere anche a voi. Guardate che bello, mamma mia. Mamma mia. Sì, sembra costruita finta, cioè sembra una scenografia davvero. Ed è lì che ti vuoi ricollegare, perché io ti conosco. Bravo, perché tantissimi film hanno usato questa città come appunto scena per i film. Sono ambientati qui alcuni tra i più famosi film del mondo, come La Passione di Mel Gibson e anche Ben-Hur. E ovviamente è una città super turistica, credo che sia la città più turistica che abbiamo visto ultimamente. Ci sono ondate di turisti. Tra l'altro guardate, adesso. tutti gli autobus con i turisti arrivano proprio qui, ragazzi, proprio nel cuore di Matera, quindi è comodissimo eventualmente da fare anche con i mezzi. Guardate adesso tutti i turisti che stanno prendendo i pulmini, sì, e ci si comoda così. E anche perché il resto della città tutto ZTL qua, quindi passano soltanto solo gli i autobus. mezzi, sì. E tra l'altro il resto della città invece è tutto da scalare, perché sono scale, sali, scendi. Un po' quello il motivo per cui E ci siamo dovuti sedere qui. Si scivola tantissimo. Sì, rimane abbastanza scivolosa, quindi bisogna fare attenzione. Quindi adesso piccola pausa e poi ci va. rimettiamo a scalare, entriamo nei sassi qui dietro. Si faceva in casa, dalla farina all'impasto del pane. Ah, Non era possibile cuocerlo in casa, ok. lo si portava in un forno comune. Ah, ok, sì. Per poterlo riconoscere, le famiglie mettevano le lettere. Sì, Ho capito adesso. Adesso ho capito che sono sotto. E quello cosa facciamo noi? Li realizziamo all'antica maniera cosiddetta arte pastorale. Il signore ci ha un po' spiegato questa questione dei timbri del pane, che erano appunto questi timbri che venivano messi per riconoscere il pane, perché c'era un unico forno per tutta la città, e erano sia lettere che in realtà anche simboli religiosi, simboli della città, utilizzati appunto dalle diverse famiglie per riconoscere il proprio pane, ma hanno anche una funzione un po' romantica, avevano una funzione un po' romantica, perché venivano utilizzati dai ragazzi che chiedevano in sposa alle ragazze. Quindi il ragazzo si presentava con questo timbro del pane, una sorta di anello di fidanzamento. Se lei accettava il timbro, allora si potevano sposare, altrimenti no. Ma una delle cose più pazzesche di Matera è qui sopra, vedete, siamo proprio con vista d'uomo che è lì dietro, siamo quindi nella parte alta della città e guardate che cosa c'è sulle mura, proprio qui in alto. Questi sono dei fossili di conchiglie, guardate anche qua, e qui sotto. E anche qua sotto, guarda, è proprio conservata benissimo. Questo perché in passato, stiamo parlando di millenni fa, qui c'era il mare, quindi arrivava l'acqua del mare qui sopra, e queste sono appunto la testimonianza di questa cosa impressionante, perché siamo a 400 metri sul livello del mare.
Siamo venuti al Duomo proprio all'ora del tramonto perché c'è davanti una terrazza da cui si può vedere lo spettacolo pazzesco del sole che scompare dietro le case. C'è una caratteristica di Matera che la distingue particolarmente dalle altre città storiche, cioè il fatto che la parte in alto è più nuova rispetto a quella in basso, perché la città hanno iniziato a scavarla, a costruirla appunto scavando proprio dal basso. Per la conformazione geografica, appunto geologica di questa città, la parte più vecchia è la parte bassa e quindi i sassi si trovano proprio nella parte bassa. Questa invece è una parte che è stata costruita dopo, quindi più recente. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you, Cosa potevamo mangiare stasera se non orecchiette? Queste belle orecchiette. Ma sai che Matera non è in Puglia, vero? Tra l'altro, Basilicata. che c'entra? Vabbè. Comunque buonissimo. La basilicata ce l'abbiamo nel sugo perché c'è il basilico. E la Puglia ce l'abbiamo nell'orecchietta. Sono rimasta senza parole dopo questa battuta. Cioè non so come reagire, sinceramente. Mi manca lo chef americano quasi dopo questa battuta del basilicato. Il chef americano torna in America, sta insieme a chef Boyardee. Comunque stimatissimo chef Boyardee, ovviamente. Stimatissimo proprio. Perché noi ci mangiamo ste paste qua che sono una cosa incredibile. Vabbè, io adesso chiudo la clip così posso mangiare. Quando da là anch'io. dietro mi sa che stai soffrendo, eh? Sì, parecchio. È buona, eh? Buongiorno ragazzi da Altamura, la città del pane. Chi non la conosce, sentite un po', sono un po' gnecche gnecche perché la notte è stata molto umida e infatti è tutto molto umido, anche il viaggino. Ma guardate un po' dove siamo parcheggiati stamattina. Siamo davanti a un cimitero. Posto tranquillo sicuramente. Molto molto tranquillo. Diciamo che non c'è anima viva. Pessima. Brutta proprio. Non leggo più, perché basta legare così. Adesso stiamo entrando nel forno antico di Santa Chiara dal 1423. Noi cerchiamo chiaramente il pane di Altamura. Eccoci qua. Buongiorno. Questo è il pane tradizionale di Altamura, questa è la forma, è gigantesco, guardate la mia mano. Posso chiederti com'è fatto l'impasto del pane? Solo grano duro, quindi solo semola di grano duro, con lievito madre, sale e basta, non ha nulla. 50 metri. Si nasce come forno all'aperto, quindi il forno ha l'esterno circolare e l'interno è ottagonale, come Castel del Monte, appunto uno spunto di una struttura petriciana. E in tutta la strada continua tutta la torre. La torre che è un 7,5 metri di altezza, qui si è notato sopra la porta c'è quella faccia. È contro il malocchio. Contro il malocchio. Funziona? Senti, fortunatamente. Meno male. Questo è tutto il forno. Ah, che bello. Quindi si vede che nasce come struttura unica. Ma è grande quanto un appartamento, 50 metri quadri. Sì, è più grande il forno del locale dove siete entrati voi. Certo. Mamma mia. È stato di proprietà delle suore, di fronte c'è il monastero di clausura, ci sono ancora le suore all'interno. Nel 700 c'erano avuto un paio di centinaia d'anni, dopo via lì è stato iniziato a essere venduto per i vari proprietari, Ai privati. fino alla mia famiglia che appunto ce l'ha dagli anni 70. Non ho capito. E speriamo di averlo per tanto tempo ancora. Poi aspettiamo 10 minuti anche la focaccia. Sì, tanto sta... Ci si devono aspettare fuori.
Wow. Non abbiamo resistito, ci siamo presi anche 2 pezzi di focaccia, No, pomodorini e zucchine cotte nel forno a pietra. Ho preso in prestito anche un po' di basilico dalla piantina qui accanto. Preso qui accanto, dalla signora E accanto. allora mi sembra proprio il caso di aggiungerla a questa focaccia. Ragazzi, un posto storico Sì. fantastico, fantastico. Qui c'è anche il signor nonno che fa parte della famiglia del forno, quindi siamo in Vai, ottima assaggia compagnia. però. Assaggiamo, dai. Sì, appena sfornata. Questa è la versione dietetica, mi ha detto. Perché non ha tanto olio, se no c'era una versione con molto più olio. Croccante sotto, morbida sopra, pieno di sapori. Ragazzi, ma che ve lo sto a fare? Che vi racconto? Cioè, che vi devo raccontare di questa roba? Farla da sola, guarda. Mamma mia. Una colazione bella ricca stamattina, Oh, cioè sto iniziamo già così. scoppiando. Siamo già pieni. Cioè, stamattina la brioche, adesso la focaccia, abbiamo qua 2 paninazzi incredibili. E ragazzi, abbiamo speso 5 euro ancora, quindi Sì. vuol dire, se si vuole, anche l'Italia può essere gustosissima, soprattutto, ed economica. Sì, perché una fetta, noi abbiamo diviso una fetta in 2 di focaccia, costava 2 euro. L'abbiamo divisa e... Mamma, che bontà! No, non si Meno può male che ho preso descrivere, quella non si- leggera, penso se prendevo quella più pesante, tutto oleosa, però buonissima. E soprattutto la cosa più bella secondo me è stata vedere un ragazzo così giovane con quella passione E che in porta quello avanti che la faceva, tradizione, è sì. molto bello, molto bello. Molto molto bello. La nostra missione qui a Altamura è finita e quindi abbiamo deciso di andare alla prossima tappa a piedi per smaltire la focaccia. A Bari? A Bari, andiamo a piedi. Ma che Ci servirebbe ma in che realtà ci servirebbe, ma no, c'è il viaggino che ci aspetta oltre il trattore. in questa vietta fuori dal centro. Questa è la famosa signora Nunzia che fa le orecchiette qui per strada a Bari Vecchia. Ha detto tuo nipote che Buongiorno. 24 giorni durano. Madonna, faccio così, una faccia. Già vista? Sì, no, Sì, sì. già Da vista. dove vieni? Noi siamo di Bergamo originali, diciamo. 2. Sì, 2. La signora fa tutto per strada. Sì. Sarà lui. Ma questi sono orecchiette o orecchioni? Orecchiette no, ma orecchioni sì. Sono grossi, eh? E vanno! Più questi, quelli piccoli. Vero? Ma non è che so, cioè, C'è più. è troppa pasta, no? Sono Per proprio- loro! piacciono. per loro chi? A me, i turisti. Ah, i turisti. Tu, turisti sì. Io non sono turista. Io sono italiano. Tutti le canari alle street come noi. non si mangia. Piccolo. Infatti Però questi. loro vanno. Vabbè. Sono buoni le stecche nel forno. Ma vedi, una signora stranissima. Si è presa vabbè. parecchie, mi Ognuno- stanno lamentando. Ma questi come mai sono così grandi a confronto agli altri? Si fa diversamente? Sono più per Signora, turisti. è uguale. È uguale, anche col Condimento è uguale. sugo. Ma dipende, c'è la vuole grossa e c'è la vuole piccola. Chi la vuole misibile? Questo è il discorso di tutte cose, eh? Tutte le cose misibili. Però c'è chi la vuole misibile, c'è chi la vuole un poco più grande, c'è la vuole normale. Normale, C'è dai, qua facciamo dalla normale, dai. Guerra. Poi andiamo all'orecchione, poi sto all'orecchione grosso. Stanno. Signora Chi fanno i fantastica, pieni, mettono proprio. uno per ciascuno Ah. nelle stagnoline e danno a una persona. Tu invece di fare il calzino, vengono di crema, mettono una grande con un ripieno. No, io pensavo magari che si riempie di qualche cosa e si metta al forno. per No, questo- signora, se li vuoi Non fare, ho mai li visto fai così pure grossi. così ripieni.
E insomma, due belle signore ci hanno accolto così oggi a Bari, più precisamente a Bari Vecchia. Adesso ragazzi andiamo all'interno delle viuzze, quindi ci infiliamo a Bari Vecchia. Però meglio guarda, di così non poteva iniziare. Ti lascio non poteva neanche iniziare. solo perché subito le signore. Prima cosa le mie signore. Queste poi sanno anche cucinare bene. Ciao. Via, da quel lato. Per fortuna alcuni negozi ti dicono esattamente dove andare. Di qua abbiamo la cattedrale, poi la basilica, il centro, le orecchiette, da quel lato dietro, e poi in inglese si dicono cose. Ma che colori sono oggi ragazzi, che fortuna questo tempo oggi con questo azzurro del cielo. Guarda che bello sto banchetto con le orecchiette tricolore, verde, bianco, rosso e il rosso del peperoncino qui. Siamo di fronte a uno dei simboli di Bari e della Puglia in generale. Questa è la Basilica di San Nicola di Bari, che detto così non dice molto, ma detto San Nicola di Bari funziona molto meglio. Non me ne vogliono gli amici pugliesi, ma così bisogna pronunciarlo. Ed eccoci Angela, ma che roba! Allora, San Nicola in realtà è anche il nome del quartiere che abbiamo appena attraversato, che però è più conosciuto come Bari Vecchia, per distinguerla da Bari Nuova, che invece hanno iniziato a costruire nel 1800. L'impianto del quartiere è molto simile a quello delle cittadelle medievali e tutto il quartiere è costruito su una penisola a metà tra il Porto Nuovo e il Porto Vecchio. Adesso appunto siamo davanti a questa basilica, entriamo, all'interno ci sono le reliquie del santo. Oggi comunque è molto frequentata, guardate ragazzi, ci sono delle cerimonie in atto e quindi andiamo a vedere se riusciamo anche noi a dare un'occhiata. Questa è la basilica Pane per i denti di Suor Angela. Bellissimo l'interno, perché oltre alle colonne ci sono questi archi che danno un bel effetto. Tra l'altro sembra che sia a una navata sola, ma poi la realtà è che ha una pianta a croce, quindi c'è un altro braccio in fondo che però entrando non si vede subito. All'interno ci sono appunto le reliquie del santo e tra poco mi sa che sta per iniziare il matrimonio, ci hanno proprio acceso una luce perfetta nel momento adatto. La particolarità di questa basilica è che nella cripta, proprio sotto l'altare principale, c'è anche una cappella ortodossa che attira qui moltissimi pellegrini ortodossi, soprattutto dalla Russia. Quindi all'interno della basilica c'è l'unione di queste due confessioni, quella cattolica e quella ortodossa. Oddio, siamo capitati proprio in mezzo al matrimonio. Sei emozionata Angela? Certo. Ma... Dai, poi la sposa era bellissima, Oh. un vestito stupendo, l'organo che suonava, tutta Ma... questa atmosfera romantica. Questione di punti di vista. Comunque siamo proprio dietro la basilica adesso e dietro di noi c'è il mare. Adesso facciamo una passeggiata sul lungomare e poi torniamo all'interno della città vecchia.
posizione di attacco, sdraiato sul bancone, guardate quanta gente c'è. Ci provo a prendere il gelato. Grazie mille. Grazie. Intanto ci mangiamo qualcosa di salato, abbiamo preso una pizzetta, ce la siamo fatta dividere a metà. Ma è già la seconda oggi. Sì, oggi è proprio giornata così. Ci siamo fatti prendere. Guarda, quindi fa le fettine e poi le frigge? Sì, le vedi. Guarda. Buone, buone. Polenta fritta. Infatti stavo chiedendo alla signora da dove è uscita questa cosa da polenta, che è di Bergamo poi. Ci siamo presi un gelatino, allora, sicuramente originale, perché questo è caffè leccese e questo è pasticciotto. Come sapete noi siamo fanatici di entrambe le cose. Come sono? Pasticciotto è buono. Sai di pasticciotto, ricorda? Sì, sa un po' di biscotto, tipo biscotto, quindi cremoso, buono. E il caffè leccese, che invece è il caffè freddo con la mandorla, con latte di mandorla. Caffè pervenuto, latte pervenuto, mandorla non pervenuta. Dispiace, però è buono. Ci facciamo un'ultima passeggiata qui a Bari Vecchia, ragazzi. Allora, sappiamo che ci vuole tantissimo tempo per visitare sia Bari che tutto ciò che c'è attorno a Bari, ma in generale la Puglia, tutto ciò che veramente è applicabile a tutta l'Italia. Sì. Tu fai 2 metri Sì. e c'è qualcosa da vedere, altri 2 sono un altro. Si potrebbe stare, adesso siamo in Puglia 6 mesi e non aver visitato tutto quanto, quindi, adesso noi lasciamo questa bellezza e torniamo al Biagino. E stasera non saremo più a Bari perché non abbiamo tanto tempo, non abbiamo tantissimo tempo a nostra disposizione, purtroppo o per fortuna, perché insomma abbiamo preso delle decisioni e la conseguenza delle decisioni che abbiamo preso insomma è che appunto avremo poco tempo adesso a disposizione. Da qui in poi i tempi si stanno accorciando. Quindi ragazzi, vi racconteremo meglio nel prossimo video quali saranno i nostri programmi, cosa abbiamo intenzione di fare, la decisione che abbiamo preso, e per ora vi salutiamo da questa bellezza, questa bellissima parte della città che ci è piaciuta tantissimo. Oggi è stata una bella giornata, bella ricca, piena di tante cose, ma tanti belli incontri anche, no? Sì. Se partire dal ragazzo che faceva il pane stamattina, la signora delle orecchiette che ci ha fatto ridere, è stato proprio bello, ragazzi. Esperienze bellissime, ma niente, stiamo giungendo un po' al termine di tutto questo. Quindi ragazzi, noi se volete iscrivetevi al canale, ci vediamo lunedì, mercoledì, venerdì alle 13. E vi mandiamo prossima. un mega abbraccione di gruppo, anche questa volta itinerante, passeggiando per le viette di Bari Vecchia. Alla prossima ragazzi! Ciao!